Per chi sono gli anime? Roba da bambini o esclusive per adulti? Oggi parliamo proprio di questo. A chi si rivolgono gli anime? E, per farlo, ci immaginiamo questa bella scenetta familiare. Una fredda sera d'inverno, una bella famigliola felice sta sul divano, con la copertina sulle gambe e sorseggiando una bella tisana. E in TV un bel film d'animazione. Quali sono le scene che stanno guardando? Quale clima si creerà? Quale insegnamento si porteranno a casa a fine serata? Ma soprattutto, il piccolino si canterà le canzoni degli anime per i prossimi 15 giorni o rimarrà traumatizzato a vita? Beh, la risposta all'ultima domanda dipende proprio da quanto conosci il mondo degli anime. Questo infatti è proprio il punto principale. Gli anime vengono spesso giudicati in maniera frettolosa e superficiale da parte di chi il mondo degli anime non lo conosce granché. Ebbene, partiamo da qui, dal conoscerlo. Se sai poco o niente del mondo degli anime, allora porterò un po' di luce in questo tuo mondo oscuro. Se invece lo conosci già bene, probabilmente non troverai nulla di nuovo, però ti lascerò comunque qualche riflessione. Poi, indipendentemente da quanto lo conosci, fammi sapere cosa ne pensi. E se il mondo degli anime ti appassiona, in questo canale ne parliamo spesso, trattando sempre gli anime sotto l'aspetto della crescita personale. Quindi ricordati di iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perderti nuovi video. Iniziamo con la panoramica. Gli anime sono cartoni animati e la parola anime in sé significa proprio animazione. E questo decreterà sicuramente un giudizio frettoloso, ma noi non siamo superficiali e quindi non ci fermiamo qui. Inizio con raccontarti una storia. Qualche tempo fa, una mamma mi ha chiesto quali anime sarebbero adatti per suo figlio di 10 anni. Ho sfogliato mentalmente tutti gli anime che ho visto negli ultimi tempi e li ho scartati tutti. Ho scavato nei ricordi della mia infanzia e alla fine le ho consigliato i Pokémon e Rossana, sentendomi anche un po' imbarazzata per la scarsità della scelta, ma d'altra parte da bambina non guardavo molti anime e ad oggi non ho un interesse nel formarmi su questo target. Insomma, nessuno degli anime che ho guardato negli ultimi anni potrebbe essere considerato adatto a un bambino di 10 anni. Chi considera il mondo degli anime un mondo solo per bambini, conosce questo mondo realmente in modo troppo superficiale. Perché certo, ci sono Sanpei, Holly Benji, Hamtaro, ma tutti gli altri dove li mettiamo? Una cosa tipo Psycho-Pass la faresti vedere a un bambino? E Dororo? E Bleach? Ma banalmente, e Food Wars? Molti anime trattano di argomenti veramente delicati, come depressione, abusi, morte, problemi familiari, genocidi, eccetera eccetera. Molti anime sono davvero crudi ed espliciti e vanno guardati solo ed esclusivamente da un pubblico adulto, maturo e coscienzioso. Ma questo non vuol dire che tutti gli anime siano solo per adulti. Quindi conosciamo un attimo questo mondo. Come più o meno qualsiasi cosa, anche gli anime si possono suddividere in categorie. E queste categorie servono proprio a far capire al pubblico qual è il target alla quale si rivolgono, a quale età va guardato quell'anime. Se sono per bambini, per adulti, per tutta la famiglia, proprio come accade per i film. Le categorie principali sono 4. La prima di cui parliamo è la Kodomo. Questa categoria si rivolge proprio ai bambini, che generalmente si intende fino agli 11 anni, fino alla fine delle elementari, diciamo. In questi anime si trovano trame semplici, di comprensione immediata, sono spesso educativi e hanno insegnamenti morali espliciti e facili da comprendere, che appunto capirebbe anche un bambino. Alcuni esempi sono i Pokémon, Doraemon, i Digimon e cose del genere. Ebbene, categoria bambini conclusa. Tutte le altre categorie non sono per bambini. E per le prossime categorie faccio anche una precisazione. I giapponesi tendono a dividere i target tra uomo e donna, destinando all'uomo quelli un po' più d'azione e alle donne quelli un po' più romantici. Io gli anime me li guardo in gran parte con mio marito e non abbiamo mai fatto questa distinzione tra categorie. Infatti, secondo me, una donna può tranquillamente godere di un anime d'azione come un uomo può tranquillamente godere di una storia romantica. Comunque, ve li divido lo stesso. Allora, partiamo con la prossima categoria. Ci sono gli shounen per i ragazzi e gli shoujo per le ragazze. Qui il target è abbastanza elastico, diciamo che si parte dall'adolescenza in su, ed è la categoria un po' più fornita, un po' più cicciotta. Le trame iniziano ad essere un pochino più impegnative e i temi trattati sono più delicati. Pensiamo a tipo Naruto, Orange o Demon Slayer. In questi anime c'è molto movimento, ci sono scene leggere e divertenti, ma ci sono anche scene molto più profonde, che trattano argomenti come il lutto, la perdita, il fallimento o problematiche familiari serie. Tutti questi temi richiedono un po' di maturità, quel tipo di maturità che un adolescente inizia già ad avere, ma un bambino no.
e finiti gli adolescenti si passa agli adulti, i maggiorenni diciamo. Qui abbiamo i seinen per gli uomini e i josei per le donne. Qui troviamo anime molto più complessi, con tematiche più serie, crude, brutali, che non vengono affatto addolcite, perché non ce n'è bisogno, perché non sono rivolti ad un target giovane. Parliamo ad esempio di Tokyo Ghoul, Voglio mangiare il tuo pancreas, Inuyashiki o Psycho-Pass. Sono tutti temi molto delicati che hanno risvolti psicologici non immediati e non sempre di facile comprensione. Sono anime che toccano veramente nel profondo, che raccontano storie drammatiche, delicate e che sanno lasciare un sacco di insegnamenti a chi li sa cogliere. Oltre a questi rimane un'ultima categoria, decisamente non per bambini, riservata esclusivamente agli adulti, ossia gli hentai. Questi sono anime a sfondo sessuale esplicito. La trama la potete immaginare, non vi faccio esempi perché in realtà il genere non lo conosco più di tanto e non vi metto video perché altrimenti YouTube mi banna. E la classificazione è fatta, ma passiamo al punto forte, ossia che cosa ti lascia un anime. Indipendentemente dal target, gli anime hanno un indiscutibile valore artistico e lasciano grandissimi insegnamenti su temi molto importanti come l'amicizia, l'onestà, l'impegno, la gestione delle emozioni. Ci si può rilassare, divertire, anche un po' soffrire, ma ricavarne sempre delle grandi riflessioni sulla vita. Insomma, ti lasciano un valore inestimabile. Se sei un appassionato di anime, ma anche se gli anime li odi e credi che non valgano niente, ti invito a visitare la sezione anime di questo canale o andare a visitare la sezione anime del blog o il mio canale Instagram, di cui trovi tutti i link in descrizione. Dai un occhio a tutti gli spunti, guarda che cosa ti può lasciare un anime e poi fammi sapere cosa ne pensi. E se ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni. 僕は死んでからやっと楽しくなってきたんだ。満喫していたんだ。それももう終わりか。なあお前、日々を満喫してるか。